Quando ho iniziato a dedicarmi alla scienza, non credevo nella spiritualità. Pensavo che il corpo fosse soltanto una macchina fatta di sostanze chimiche e geni, proprio come mi avevano insegnato. Ma attraverso le mie ricerche sono state proprio le cellule a insegnarmi un'altra lezione. Siamo convinti che siano i geni a controllarci e per quanto ne sappiamo, non siamo stati noi a scegliere i nostri geni e non possiamo neppure cambiarli. Quindi diventiamo vittime dell'ereditarietà e crediamo che se nella nostra famiglia qualcuno ha avuto il cancro, anche noi l'avremo. E lo stesso vale per il diabete e così via. Questo sistema di convinzioni ci priva di qualunque potere. La nuova scienza, chiamata epigenetica, ribalta completamente la situazione, in quanto afferma che possiamo cambiare la lettura del DNA in base al modo in cui vediamo la vita. Perciò, se cambiamo il nostro modo di vedere la vita, avremo potere sulla nostra genetica e non saremo più vittime dell'ereditarietà, perché avremo cambiato la lettura del DNA. Questo ci rende padroni del nostro futuro e non vittime del nostro passato. È fondamentale riconoscere che noi, con i nostri pensieri e le nostre convinzioni, siamo più forti del DNA e abbiamo il potere di modificarlo per diventare persone sane e non più malate. Prendiamoci la responsabilità di noi stessi e riconosciamo di non essere delle vittime, perché possiamo cambiare ciò in cui crediamo e anche il nostro atteggiamento verso la vita. Così facendo saremo in grado di assumere il controllo della nostra genetica e trasformare la malattia in salute. La trasformazione ha sempre lo stesso effetto. Qualunque sia il colore della pelle, qualunque sia la cultura, il genere, le preferenze sessuali, il regime alimentare, la professione, il suo effetto è esattamente lo stesso. Quando una persona riesce a sentirsi libera di esprimere se stessa per chi è veramente, l'effetto è di liberazione e gioia. E per me questo è lo stato naturale dell'essere. Tanti paradigmi stanno crollando in tutto il mondo. Il mondo intorno a noi ci manda in confusione, ci distrae continuamente, governa le nostre emozioni. Questo è un modo molto efficace di controllare le persone, controllare le loro emozioni, ma se uno regola emotivamente i suoi stati interiori, sfugge al controllo esterno. Io so che a volte non avete voglia di aprire il cuore, ma io vi faccio sedere e vi dico di farlo ancora. Il fatto è che con la ripetizione, prima o poi, si arriva al risultato. Il momento in cui lo fate senza alcuno sforzo è il momento in cui il divino vi tocca. Quindi tanti paradigmi iniziano a crollare nella politica, nell'economia, nel giornalismo. Nessuno sa più neanche dove sta la verità. Che sia l'ambiente, il sistema educativo, che sia il modello medico, il modello farmaceutico, il modello religioso. Sta crollando tutto al momento e deve crollare. Non dovremmo affrontare queste sfide con rabbia e frustrazione e giudizio e paura, perché questo approccio non fa altro che rafforzare la condizione di partenza. E vi basterà dedicare poco tempo alla vostra giornata. So che a volte quando vi alzate al mattino il corpo non vuole fare nulla, è stanco. E se continuate a concentrarvi sul divino e continuate a portarlo nella vostra vita e a sperimentarlo più e più volte, vedrete il divino in ogni essere umano. E se voi investite la vostra energia nella possibilità e vi dispiegate in quel luogo, allora vedrete la possibilità in tutti. Allora giudicherete meno. Perché che senso avrebbe giudicare e abbandonare il modo d'essere che avete conquistato e che avete fatto tanta fatica a coltivare? E chi lo sa, magari crescerete superando i vostri farmaci, chi lo sa, chi può dirlo? Magari potrete crescere e superare anche i notiziari, magari vi verrà voglia di concentrarvi su qualcos'altro e magari crescerete andando oltre a quelle conversazioni stupide che riaffermano la vostra mediocrità. E invece avrete voglia di parlare di qualcosa che fa la differenza, avrete voglia di alzarvi per imparare qualcosa, mettendo un pezzo in più nel vostro modello. E chi lo sa? Magari crescerete tanto da superare il fatto di essere naturali. E quando lo farete, inizierete a sentirvi sovrannaturali. Inizierete a pensare in quel modo.
inizierete ad agire in quel modo. Inizierete anche a sentire in quel modo, il modo in cui pensate, il modo in cui agite. E il modo in cui sentite lo chiamano personalità. E la vostra personalità crea la vostra realtà personale. E chi lo sa? Magari avrete una realtà personale sovrannaturale. Le persone stanno veramente cominciando a capire che effettivamente possono cambiare, che possono guarire da un trauma e non hanno bisogno di nessuno o di nessuna cosa al di fuori di essi per farlo. Penso che quello sia il momento in cui ti riappropri del tuo potere, visto che non hai bisogno di andare dal dottore per ottenere informazioni sulle tue condizioni di salute, e dato che puoi trovare informazioni sulle tue condizioni di salute, o sulla fisica quantistica, o sull'esperienza mistica, allora la domanda successiva è: come creo quell'esperienza nella mia vita se lo voglio? E se dai alle persone quegli strumenti e capiscono il modo in cui farlo, lo faranno regolarmente. La speranza è creare una rete collettiva sufficiente di individui che si riuniscono come comunità, che condividano la stessa coscienza, condividano la stessa frequenza. Ogni pensiero ha una frequenza. Che condividano la stessa energia e siano collegati da un certo livello di coscienza. Ci sono articoli che sono stati scritti che indicano che una rete collettiva di osservatori determina la realtà. Quindi la domanda che ci poniamo è la dimensione del gruppo, è la quantità di energia? Voglio dire, potresti essere in uno stadio? E potrebbe esserci un'enorme quantità di energia, ma potrebbe essere davvero antropica. Quello che stiamo scoprendo non è la dimensione o la quantità di energia, è la coerenza del segnale. Hai un gruppo piccolo o collettivo che è collegato in qualche modo, che emette un'energia più coerente, una frequenza più coerente, un messaggio più coerente nel campo, e ciò produce effetti nella realtà tridimensionale. Penso che sia davvero un momento molto importante per noi per poter riconoscere che sta accadendo, e sta accadendo sempre di più negli ultimi 2 anni. Però ricordati che il tutto ha a che vedere con il tuo impegno. Se nella tua vita cerchi di cambiare le cose, o meglio, ti chiedi perché c'è una cosa che non cambia nella tua vita, non guardare al di fuori di te. Torna agli elementi di base, torna alle fondamenta. Diventa conscio dei pensieri che fai. In altre parole, non puoi fare la meditazione, fare una bella meditazione e poi dedicare il resto della giornata a giudicare i tuoi collaboratori o ad arrabbiarti nel traffico, perché torni al tuo vecchio sé. Il tuo compito è di riuscire ad allenare il cervello e il corpo per stare nel futuro e mantenere quello stato modificato della mente e del corpo per tutto il giorno. Facciamo le meditazioni non per essere spirituali, anche se questo è uno degli effetti. Facciamo le meditazioni per cambiare il nostro cervello e il nostro corpo, così quando terminiamo le nostre meditazioni siamo in un nuovo stato dell'essere e poi veniamo messi alla prova dalle condizioni dell'ambiente. Questo significa essere iniziati. Allora è facilissimo perdere la visione rispetto a ricordarla. Quando smetti di fare il lavoro significa che credi più nel passato di quanto credi nel futuro. Quando smetti di essere creatore significa che sei più innamorato del passato di quanto non lo sei del tuo futuro. E se smetti di fare il lavoro, sono certo che racconterai la storia del passato invece di raccontare la storia del tuo futuro. Racconta la storia del tuo futuro. E ricorda che persone comuni di tutto il mondo stanno facendo cose fuori dal comune. Ritirati dalla tua vita normale, anche un po', e lasciati definire solo dal pensiero e porta l'attenzione sull'energia in un nuovo futuro, senza smettere di meditare fino a quando non ti senti quella persona. Questo è fondamentale. Non si tratta di acquisire ricchezza, non si tratta neanche di diventare più sano, questo ha a che vedere con una profonda liberazione, ha a che vedere con la persona che diventi in questo processo e ora non puoi dire che sei troppo vecchio per farlo, non mi puoi più dire questa cosa perché abbiamo visto troppe persone fare il nostro lavoro a 70, 80, 90 anni, fanno questo lavoro e creano miracoli. Non mi puoi dire che hai avuto un passato troppo difficile, perché abbiamo visto persone con passati veramente difficili e con traumi gravi che adesso hanno una vita completamente nuova. Non puoi dirmi che sei fuori forma o che sei ammalato. Non puoi dirmi nemmeno questo, perché abbiamo visto persone trasformare se stesse e la propria vita e hanno detto: certo, avevo paura, sì, ho avuto dubbi.
Certo, non ne ho voglia perché non mi sento bene. Certo, c'erano troppe cose nella mia vita. Hanno avuto tante scuse per non fare il lavoro, ma ogni giorno hanno superato queste scuse, hanno superato tutti questi stati e sono diventate persone diverse. E letteralmente, quando hanno cambiato la loro personalità, hanno cambiato la loro realtà personale. E potrebbe accadere anche a te. Provaci.